Ma buongiorno, bentornati. Vabbè, è stato ovvio che ieri non c'eravamo visto che era il giorno dei lavoratori, no? Perciò abbiamo rinviato oggi, vi sono arrivate le email, perciò spero che qualcuno non si sia persa la comunicazione e oggi faremo quest'altra bella live dedicata agli incrementi di fatturato. Ok, come sempre vi chiedo un 1 per conferma. Nel frattempo che aspetto, vi faccio vedere la mia bella maglietta low cost. Ciao Edoardo. E niente, vediamo questa bella live dedicata a un case study. L'altra volta abbiamo fatto un imprenditore partito da zero. Questa volta invece andiamo a vedere un imprenditore che è su eBay dal 2016, che è passato da all'incirca 19.000 a punte di 85.000 euro al mese. Ci è voluto un po' di tempo, non è stato 3 mesi come abbiamo visto in quel caso lì. Vabbè, io vi racconto la storia di un anno, ok? Perché in un anno ci sono stati molti cambiamenti, l'organico è cresciuto e diciamo potrei fermarmi anche al primo trimestre, siamo già al 100%, ok? Però voglio farvi vedere un attimino cosa abbiamo fatto, perché grazie al programma Elite, che vi ripeto è sempre un programma molto particolare, siamo passati a fare dei numeri importanti. Importanti che siamo ancora, per il mio punto di vista, siamo a 3/4, no, un quarto del percorso che dobbiamo andare ancora a fare, perché secondo me è un account che può fare, secondo me, il doppio. Ok? Però ci vuole tempo, perché comunque le crescite... Sapete una cosa, adesso parto subito con la live, ma vi dico questa cosa importante: gli incrementi di fatturato si attestano sempre con un picco, cioè se fai un buon lavoro, l'incremento lo vedi molto forte all'inizio. Primi 3 mesi puoi vedere un incremento anche del 100%, 200%. Poi la crescita e la scalabilità dell'account dopo un certo punto inizia a rallentare, perciò gli incrementi non sono più così elevati, ma sono più piccoli. Però ovvio, da 20.000 a 40.000 è il 100%, da 100.000 a 110.000 è il 10%, però sono 10.000. Chiaro, no? Cambiano. Anche perché poi saturi il mercato, anche perché poi ti piazzi vabbè, tante cose. Ok, buongiorno a tutti. Ciao Vittorio, spero che hai risolto. Niente, partiamo subito con la condivisione dello schermo. Vi chiedo di lasciare un like, un mi piace, così almeno diamo un po' di vita a questo algoritmo di Facebook, Instagram e YouTube. Via, partiamo? No, non lo faccio il PDF, non ho avuto tempo e non lo faccio, mi dispiace. Rispondo a Edoardo. Ok, allora, vado presenta, faccio condividi schermo, aspettate un attimo, voglio verificare questa cosa qua perché l'altra volta ho fatto i capricci. Ok, però vi chiedo sempre, se vedete, faccio una prova, torno indietro, se mi date l'ok che vedete io vado avanti, perché come al solito non voglio parlare con il muro. Che mi è già capitato 2 volte. Schermo condiviso, tutto lo schermo intero, consenti e dovreste vedere questo. Mi date conferma che lo vedete, sono le slide, ok? Case study account esistente dal 2006. Se mi date l'ok, tolgo la condivisione, datemi 1 gentilmente, io parto, interrompi, vedo l'1, se vedo l'1 io parto subito. Perfetto, ci siamo. Ok. È un po' lunga, però osservate bene, poi alla fine facciamo domande e tutto il resto, ok? Perché qua c'è un po' più da chiacchierare, da far vedere un po' più di dati, perché un account esistente ci sono state delle cose diverse da fare, però il principio è sempre lo stesso, ok? La strategia è quella che conta. Consenti, partiamo, via. Ok. Abbiamo questo account che parte da 20.000 a 80.000 in meno di 365 giorni, un anno, mettiamola così. Settore automotive e ha partecipato al programma Elite. Qui abbiamo un piccolo screen
che indica il fatturato partito da gennaio a dicembre, gennaio 2020, no, gennaio 2023 con dicembre 2023, ok? E siamo passati, abbiamo fatto un 1000 e passa per cento, no scusate, 84,7%, e un 102 confronto all'intervallo precedente, vale a dire all'anno abbiamo fatto dei numeri importanti, ok? Perciò vedete parte da 25, il primo gennaio, febbraio sale, marzo, aprile, maggio c'è un picco oltre 50, c'è una piccola discesa, poi luglio abbiamo un picco massimo e qui abbiamo toccato lo standard, mettiamola così, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre andiamo ancora a risalire, poi vi farò vedere anche il 2024. Importante che questi picchi sono le stagionalità, ok? Bene, però se prendiamo in considerazione dicembre 2023 con gennaio 2023 non è la stagionalità quello, ma è proprio l'incremento dovuto a quello che abbiamo fatto. Introduzione. Il programma NIT ha portato a una crescita costante al primo consolidamento del business dell'imprenditore del settore automotive. L'imprenditore del settore auto ha partecipato al programma NIT ottenendo un primo successo significativo nel suo business a partire da dicembre 2022. Il progetto è partito dicembre 2022. Call one to one, una alla settimana durata 60 minuti. Partenza progetto dicembre 2022. Requisiti per accedere al programma come l'altra volta. Partita IVA, aver studiato Masterclass 3.0 edizione 2023. Ok, via. Situazione di partenza. Una partenza a novembre 2022 abbiamo un incasso di 19.618 nei 30 giorni. Ok? Qui abbiamo il totale delle vendite 1 novembre al 30 novembre, 19.618. Rispetto al periodo precedente un calo del 23, no scusatemi, io mi confondo sempre, del 18, del 12,8%, perciò era un account che va bene, faceva 20.000, 18, 15, ma era in continuo, non c'era una visibile crescita, ok? Perciò questa era la situazione di partenza. Noi abbiamo incominciato a lavorare a dicembre. Primo step, lavorato a dicembre e vedete che qua all'inizio di 6 dicembre abbiamo i primi successi perché abbiamo fatto le prime inserzioni. E dal 6 dicembre in poi, diciamo, abbiamo incominciato a notare subito un incremento. Se vedete, dal 30 novembre al 3 dicembre l'incasso medio era in circa 800, ok? Siamo passati a dei picchi medi in poi dal 6 dicembre fino al 15 che si attestano oltre i 1000. Perciò l'incremento è stato già del 41,9%. 19.000, 29.000 nel giro di 30 giorni. Ok? Ci potremmo fermare qui. Veramente, ci potremmo fermare qui. Wow, fantastico, perfetto. Perfetto. Ok, cosa abbiamo fatto? Prima di tutto, analisi di mercato. Ha identificato opportunità di crescita per il settore automotive, vale a dire posso ancora crescere? Sì, supportando l'imprenditore nel suo percorso di successo su eBay. Grafici e visualizzazione dei dati sono stati utilizzati per mostrare chiaramente le tendenze di mercato e le aree di maggior potenziale di crescita per l'imprenditore. I passaggi dell'analisi di mercato hanno evidenziato punti chiave per massimizzare il fatturato su eBay, fornendo una guida strategica per il successo dell'imprenditore nel settore c'è un refuso. La ricerca, la messa in vendita e infine della conversione di prodotti di punta per il mercato ci ha consentito di creare un terreno fertile per un account che doveva raggiungere il prima possibile i primi 2 obiettivi a breve termine importanti. Rispetto all'altro account che abbiamo visto, qui non ci sono prodotti autorotanti, non esistono, perciò completamente una logica completamente diversa, ok? Obiettivo a breve termine, arrivare ai primi posti di vendita. Cosa intendo? Abbiamo un top player, dobbiamo arrivare lì, questo è il nostro obiettivo. Da analisi dettagliata del mercato si è capito che i margini di crescita c'erano, ma non erano stati sfruttati appieno.
Secondo obiettivo, rivedere tutta la strategia di vendita, cioè concentrarsi esclusivamente su prodotti con alta frequenza di vendita, non prodotti autorotanti, ma con prodotti ad alta frequenza di vendita. Primo step, dicembre 2022, 41,9% di aumento, obiettivo raggiunto fondamentalmente verso febbraio-marzo, però qua già vedete le prime che noi eravamo già a marzo 2023, ok? Come vedete 1-12-2022, 31-3-2023, qui in alto a sinistra, abbiamo che sulla colonna di destra le prime 6 inserzioni erano nostre, perciò abbiamo scavalcato. Diciamo che il nostro primo obiettivo doveva essere 19, siamo arrivati a 23, ma non con un'inserzione, con molte inserzioni, perciò abbiamo scardinato il mercato. In questo caso abbiamo fatto dei numeri importanti. Bene, allora qui guardate bene, primo step, sempre dicembre, 41,9, andiamo a vedere un attimino cosa è successo. Come vedete, novembre, ok, noi abbiamo incominciato a lavorare bene in maniera consecutiva i primi di dicembre, abbiamo fatto delle prime prove che sono state a novembre, a fine novembre, perciò vedete subito un incremento che c'è stato, ma è stato qui da un piccolo aumento di lavoro sul template, perciò vedete l'aumento qui nel secondo grafico delle barre nere indica traffico esterno, poi l'abbiamo consolidato verso il 28 dicembre. Come vedete la linea verde nel secondo grafico, e qui avete anche l'indicazione martedì 1, qui non so se vedete il mio mouse, ma non credo, martedì 1 novembre 2022, per indicare che stiamo parlando di un periodo reale, abbiamo un primo incremento alla linea verde e poi un calo. Il calo, ragazzi, è dicembre, ok? La linea verde indica il lavoro fatto sul traffico esterno. Abbiamo fatto un primo lavoro sul traffico esterno, su ciò che già andava benino, ok? E come vedete, calo dovuto a Natale. Per aumentare il traffico esterno abbiamo lavorato sulla descrizione utilizzando un template che potesse sfruttare H1, altre immagini e schema org. Analisi esterna del traffico di ricerca effettuato su google.it. Ok, abbiamo cercato di sfruttare il traffico esterno. Anche se io dico sempre una cosa, ricordatevi che il traffico esterno non è misurabile in termini di vendita, perché non abbiamo uno strumento che ci dice ok, hai aumentato il traffico esterno, quanto ti ha portato? Non ce l'abbiamo, però lo si fa, ok? Poi, obiettivo a breve termine, parliamo sempre del primo periodo. Che cos'è che abbiamo fatto per ottenere questi risultati in così poco tempo? Perché ragazzi è il 41,9%, non è l'1%, cioè sbaglio sempre, 41 mi confondo, ok? Attenzione, quel cerchietto deve andare sopra, 41,2. Cos'è che abbiamo fatto? Allora, quello che si fa sempre è sulla base dei prodotti che dovevamo darci determinati risultati, vista l'analisi di mercato, ci siamo concentrati su 2 aspetti fondamentali. Ok? Io li divido in 2 categorie, ma in fin dei conti sono 4. Titolo, foto, descrizione e ottimizzazione dei filtri di ricerca. Ok? Titolo, cosa abbiamo fatto? A/B test. Continua ottimizzazione delle parole chiave e chiusura ogni 30 giorni. Non ti danno risultati, chiudi e riapri fino a quando non vanno in conversione. Abbiamo utilizzato il sistema schemi a blocchi. Per chi lo conosce, se parto da A, arrivo a B, se B non va bene, torno di nuovo a A e vado avanti così. Ho messo uno schema a blocchi di un circuito elettrico, ma tanto per dare un'idea, ok? Sul titolo, stessa cosa sulla foto. Una volta che io ho ottimizzato il titolo, ottimizzo la foto. Ok, perciò vado sempre in A/B test in 30 giorni, chiudo e riapro. Se non mi ha dato risultati, se mi ha dato risultati la lascio aperto, ok? Anche qui schema a blocchi, sempre schema a blocchi. Per la descrizione cosa abbiamo fatto? Compilazione del codice HTML rispettando le regole generali e senza complicare il codice rendendolo pesante, semplice e leggero. Implementazione delle immagini più importanti al fine della conversione dentro il template, utilizzo il template di Masterclass 3.0, immagini inserite nel template tramite image search, facilissimo, o lo faccio perché ho un mio dominio o lo faccio una volta lanciato l'inserzione dentro eBay, ok? Non utilizzate hosting gratuiti
perché prima o poi potrebbero crollare quelle immagini, perciò assicuratevi che le immagini siano vostre e al massimo vi prendete un dominio tramite FileZilla, si fa in 2 secondi, ok? Per quanto riguarda invece il discorso dei filtri di ricerca, vi faccio vedere un esempio, abbiamo ottimizzato il posizionamento grazie ai filtri di ricerca. I filtri di ricerca sono quelli là che abbiamo a sinistra. Ok, se io fleggo Bosch, avendo un filtro olio punto 1003 multijet, la mia inserzione c'è ancora, scompare, non c'è più, questo è importantissimo. Abbiamo lavorato bene su questi aspetti, abbiamo fatto varie ottimizzazioni, perché qui c'è molto da discutere sull'ottimizzazione dei filtri di ricerca eBay, che non so quanto possono essere utilizzati, attenzione, perché non ho dei dati ben precisi e non posso saperlo al 100%, ma so che se io faccio tutto bene, alla fine non ho dubbi che qualcosa non funziona. Perciò ottimizzo anche i filtri di ricerca e questo poi io lo posso misurare dopo, perché vedo un aumento di impressioni, click through e cose del genere, perciò dico ok, ho fatto un lavoro da questo momento a questo momento, vedo i risultati, ovvio, è stato per quello, ok? Andamento fatturato, dicembre 2022, maggio 2023, il primo, come posso dire, per me il primo check. Obiettivo a breve termine, aumento il fatturato in modo incrementale dal 25 al 30% mensile. Mi interessa quello, che ogni step che io vado a fare devo avere sempre un incremento mensile. Obiettivo 50.000 entro non oltre agosto 2023. Perché dico questo? Perché i numeri mi dicevano che ci potevano essere questi risultati, ok? E l'obiettivo principale tra me e l'imprenditore è quello di raggiungerlo, perciò massimo impegno mio e massimo impegno dell'imprenditore. Obiettivo a lungo termine, lo vediamo dopo. Perfetto, qui abbiamo dicembre-maggio, obiettivo 50.000 bruciato, siamo oltre 60, perciò abbiamo raggiunto l'obiettivo a maggio 2023, ma l'abbiamo pure superato. Fatturato da dicembre a maggio 2023, dicembre 2022, maggio 2023, partiti a novembre, qualcosina, dicembre in maniera consecutiva e regolare, primo step raggiunto a maggio 2023, totale 248.000. Ok? Perciò, wow, ce l'abbiamo fatta anche prima. Guardate la linea verde come indica l'aumento del fatturato, ok? Come man mano ogni mese, dicembre, gennaio un po' di più, febbraio un po' di più, marzo, ma aprile, maggio il picco alto. Poi vediamo anche se ci sono state delle anomalie positive perché maggio è salito così tanto, ok? Perché questo bisogna analizzare, ragazzi. Ogni cosa che accade la dovete sempre analizzare, sia che sia buona, sia che sia negativa, perché non potete dire, ah, è andata bene, ok, grazie. No, è andata bene perché? Perfetto, come vedete qua già nel primo, mettiamola così, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, i primi 4 mesi, abbiamo fatto il 100%. Chiaro? Eravamo a 20, a marzo eravamo già a 41. Ho messo delle cifre un po' indicative, però si capisce che siamo oltre i 40.000 con quella tabella di marzo, ok? E a maggio poi vediamo i dati precisi, dovremmo essere forse intorno ai 65. Ok, perciò già il 100% l'abbiamo fatto sempre in quei 90 giorni, come eravamo. Perciò in 90 giorni possono essere già una buona indicazione di incremento di fatturato al 100%. Ok. Gennaio, adesso ne analizziamo tutti i mesi, così entriamo un po' nel dettaglio. Ora vedete, sbaglio sempre a indicare il cerchietto verde come vendite escluse la spedizione, e invece in realtà dovrei fare il 9,1%. Vabbè, scusate, ma è un refuso che mi sono portato in maniera errata e me lo sono portato avanti sicuramente la presentazione. Dicembre 2022, maggio 2023, partiamo da gennaio. Come vedete, gennaio 30.000, febbraio 34, marzo 43. Vedete, piccoli incrementi, ok? Piccoli incrementi. Aprile 47. Vedete come man mano io torno indietro e la linea di incasso giornaliero
aumenta, sale, ok? Gennaio si attesta intorno al massimo picco che abbiamo, 1.800 all'incirca, ma secondo me la media è 1.200-1.300. Vediamo febbraio, abbiamo picchi di 2.500, quasi 3.000. Marzo abbiamo una media costante intorno ai 1.500, cose del genere, con picchi intorno a sempre, sì, 2.500-2.800. Aprile si alza completamente tutta la media, abbiamo picchi che non vanno sui 3.000, ma ce ne abbiamo tanti intorno ai 2.000, ok? Maggio abbiamo solo picchi minimi sui 2.000 e picchi massimi addirittura sui 4, però diciamo che abbiamo 6 o 7 picchi intorno ai 2.008, perciò gli incrementi sono sempre, come vedete qui, guardate, febbraio 19, marzo le percentuali di incremento, sto guardando, 17 marzo, aprile è tornato leggermente indietro, non è stato subito ok. Maggio 31,7% e siamo intorno ai 65. Eravamo detto 50, abbiamo fatto 15.000 in più. Ok? Perfetto. Importante, guardate qui sempre la linea sui 2000 che è rimasta costante, quello è importante. Abbiamo un unico buco, un po' non è pericoloso, non c'è nulla di pericoloso su eBay, ma che mi fa vedere il 28, ma comunque può essere normale, ok? Perfetto, andiamo a analizzare invece giugno cosa è successo, perché giugno abbiamo avuto roba da poco, 0,9%, nulla. Però io quando l'ho visto non mi sono preoccupato, ma mi sono dovuto dare una spiegazione. Perciò luglio 2023, dicembre 2023, a giugno abbiamo avuto 64.000, ma abbiamo avuto un piccolo calo rispetto a maggio, se non erro. Ok, perché maggio dovrebbe essere giugno? Maggio? Ah no, rispetto a giugno, rispetto 54, c'è qualcosa che non quadra. Vabbè, ma comunque ho sbagliato qualcosa, ma qua vi vado a spiegare che cos'è che abbiamo fatto, perché l'abbiamo fatta quando abbiamo visto questo piccolo calo, ok? Allora, ci siamo posti la domanda, non c'era uno storico, lascia stare Therapy, non c'era uno storico dell'account fatto bene come voglio che debba essere fatto, lo storico della stagionalità, ok? Quindi ci siamo posti la domanda, stagionalità, competitor, calo di eBay? Risultato, qualche competitor ha sbaccato i prezzi, nel senso che ha visto che ci stavamo prendendo il mercato e ha iniziato a abbassare i prezzi. Abbiamo aspettato un mese, non ci siamo mossi, non abbiamo toccato nulla, perché in questo caso lo sbaccamento, se la linea è per dire zero, dove tu devi essere più o meno equilibrato e hai le potenzialità per rimanere su quello zero, quando qualcuno va a meno uno, prima o poi deve rientrare, ok? Perché non può andare avanti con lo sbaccamento. Se lui ritiene che abbassare il prezzo gli possa aumentare la frequenza di vendita, ha sbagliato, perché quando va a toccare il prezzo la frequenza di vendita inizia a modificarsi. Non solo, ma troverete molti ragazzi di masterclass che sono in prima pagina non sponsorizzati con un prezzo più alto rispetto agli altri. Perciò strategia completamente sbagliata dell'imprenditore che ha voluto in un certo senso combattere noi, mettiamola così. Ok? Luglio poi, competitor, qui ci vuole una bella pernacchia perché abbiamo fatto già un 20% il mese dopo, tranquilli, senza nessun tipo di problema. Perciò siamo arrivati a 77, ragazzi, eravamo a 20. Andiamo avanti, agosto, piccolo calo, perciò ci siamo un attimino andati a capire un attimo quale poteva essere la più plausibile, secondo il mio punto di vista, poteva essere già la stagionalità, tanto che vedete che viene confermata anche la stagionalità di un primo periodo dal 31 luglio al 12 agosto quasi più o meno normale, un buco 12 al 17 per poi avere dei piccoli spazi, no? Come posso dire, 18 alto, 21 alto, 24 alto, 27 alto e poi a fine abbiamo una ricrescita, perciò ho ipotizzato che fosse stagionalità e me l'ha dato conferma il buco di agosto.
Ok. Settembre 55, siamo tornati normali, però mi aspettavo anche che ci dovesse essere una ricrescita progressiva. Poi ottobre siamo rimasti più o meno là stabili, non ci siamo mossi, ok? Poi vi faccio anche questo lo andiamo a analizzare insieme, perché comunque l'ipotesi di stagionalità c'è, ma poi bisogna avere dei dati. Novembre abbiamo avuto 74.000 e poi siamo andati a dicembre 80.000. Ok, allora torniamo indietro. Quando siamo arrivati ad agosto abbiamo ipotizzato la stagionalità, non la conoscevamo, ok? A giugno, a settembre abbiamo detto analisi bassa stagionalità in corso? Sì. Ancora in corso a ottobre, bassa stagionalità, che scendiamo leggermente rispetto a prima, finita. Novembre completamente finita. Dicembre picco massimo. Perciò abbiamo già capito una cosa. Guardate qui ad esempio dal 21 al 27 dicembre il calo, normale, né? È normalissimo. Aspettatevi sempre che in quel momento c'è un calo e poi dopo quei giorni lì c'è una piccola ripresa a saltelli per poi avere una costanza. Ok, anno 2023, risultati e considerazioni. Incrementi di fatturati mensili dal 10 al 30% possibili, l'abbiamo valutati. Bassa stagionalità agosto, settembre, ottobre. Soglia di fatturato minimo 50. Abbiamo stabilito una soglia di fatturato minimo di 50.000 e il 100 e passa, 200, vabbè, è più del 100. Soglia di fatturato massimo 75-85 mila mensili, 80.000 mensili. Questo perché ci siamo dati un target. Abbiamo detto, ok, abbiamo visto che noi, fatto il lavoro, l'abbiamo fatto bene, siamo intorno ai 50.000. Ok? Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mantenere questi 50.000 e dobbiamo crearci lo zoccolo duro, non dobbiamo scendere al di sotto di questi. Ma sappiamo che possiamo avere dei picchi dovuti all'alta stagione che va dai 75 agli 80.000 mensili. Perciò questo è il minimo 50, il massimo per adesso che è 75-80, vediamo cos'è che possiamo fare. Perfetto, e in fin dei conti dal dicembre, ok, a novembre 2023 abbiamo fatto 618.000. Abbiamo fatto due picchi, uno a luglio di 75.000 e uno a novembre di 74, ma siamo all'incirca lì. Ok, crescita rispetto all'intervallo precedente, vale a dire agli anni precedenti, sono dell'88,7%. Se prima faceva 20.000 al mese, faceva 30.000 in picchi elevati di alta stagione, abbiamo fatto l'88,7%. Non male, Ok, periodo 1 dicembre, 30 novembre 2023. Ok, 1 dicembre, 30 novembre 2023. 88, la cosa interessante, un 100,7% di nuovi acquirenti. Occasionali 107, abituali un 100, perciò ci siamo costruiti anche qualcuno che ha continuato a comprare. Ok, importante questa cosa. Sì, ma le sponsorizzate, che qua arrivano i geni. Dai Max, avrai sicuramente ottenuto questi risultati grazie alle sponsorizzate mettendo minimo il 10 o anche di più. Perché dico il 10? Perché c'è gente folle che mette addirittura il 14 e il 18. Siete dei folli, ok? E qui ci vuole un'altra bella pernacchia perché è dedicata a tutti quelli che svaccano i prezzi e abbassano i margini pur di vendere senza averci minimo ragionato sopra, perché questo è una cosa che vi porterà a dire eBay fa schifo, eBay, ragazzi, 4,23, 28%. 4,28% e siamo nel settore automotive, che è competitivo, no, competitivissimo, bisogna lavorare bene. Guardate qui, 4,28%. E parliamo di un periodo che va, non ho messo tutto l'anno perché non me lo fa fare, dal 31/3 al 31/12 del 2023. 4,28%. L'altro account che abbiamo visto che era 9, eravamo sul 2,
qui siamo sul 4,28%. E il 2024, quali sono le previsioni? Cosa abbiamo fatto? Siamo ancora in crescita. 2024 abbiamo 1 gennaio, aprile 2024 siamo a 314.000 euro. Gennaio, febbraio, marzo e aprile. 300 diviso 4, vi fate i calcoli. Ok? Abbiamo un 16,3% in confronto all'intervallo precedente, totale acquirenti 2000 e passa. Importante. Feedback. Ragazzi, parliamo di un account con 4.231 feedback iscritto dal 2006, che invece ho sbagliato, ho messo 2016, 2006 addirittura. Vabbè, non c'entra nulla. Neutri ne abbiamo, qualche negativo l'abbiamo ricevuto, è normale che ci sia, ok? Qui sapete che i feedback non vengono rilasciati, perciò ne perdiamo tanti, in un certo senso ne andiamo a perdere un bel po'. Nuovo record 2024. Quanto abbiamo fatto un nuovo record? 89.000. Abbiamo fatto a marzo di quest'anno, del 2024, abbiamo toccato la punta di 89.000. Perciò possiamo alzare l'asticella da 75 che a 80 era, potremmo portarla da 75 a 90. La prima asticella di fatturato, diciamo, quel termine che vi ho detto di costanza di fatturato, non zoccolo duro, ma parte in crescita. 89.000 non è da poco, ragazzi, eh? Bene, oggetti in vendita 4.448. Non ha importanza questa cosa. Se vi andate a vedere chi fa settore automotive, 4.000 è un decimo di quello che in realtà hanno quelli del settore automotive, ok? Qui invece abbiamo detto calmiamoci, mettiamo quello che ci interessa, non facciamo tanto lavoro buttato lì, cerchiamo di ragionare e alla fine i risultati sono arrivati. Ok, qua tempi di spedizione 3-5, addirittura già in imballaggio 4, per tutti quelli che vanno a fare spedizione in imballaggio un giorno e si uccidono e poi gli bloccano l'account perché il DSR si va a fregare. 3-5 giorni di corriere, 4 giorni lavorativi di imballaggio. In totale sono 7 giorni che il cliente deve aspettare e comunque compra. C'è sempre un ragionamento dietro queste logiche, ragazzi. Fatte senza nessun ragionamento non serve a nulla. Ok? Qui vedete anche il fatturato qua dall'account, lo vedete in un altro modo, però l'abbiamo già visto. Gennaio 580 oggetti venduti, 77.000, febbraio 441, marzo 85.589. Guardate ad esempio cosa è successo. Qua ve lo dico, ma non era prevista questa cosa che vi dico, però guardate, se guardate gennaio abbiamo 580 venduti, 77.000, ok? Abbiamo meno 9 oggetti in più a marzo del 2024, ma abbiamo fatto indicativamente 8.000 euro in più. Qua cosa è stato fatto? Ragazzi, abbiamo incominciato a mettere gli ordini, come si dice, creare più carrelli, più ordini con carrelli più grossi. Ok, questo è stato un primo intervento che abbiamo fatto, ma non è ancora finito. Abbiamo fatto dei test, però quello ci ha dato già indicazione che la cosa poteva funzionare. Ok, da gennaio 2023 a aprile 2024, cos'è che abbiamo fatto? Riassumendo tutto, ok? Prima ricerca dei prodotti con un buon numero di vendite giornaliero, ci interessava quello principalmente, non prodotti autorotanti, che è un'altra cosa, ve lo ripeto. Messa in vendita seguendo le logiche Masterclass 3.0, poco ma sicuro, A/B test titolo, A/B test foto, A/B test sbilanciamento del prezzo. Ci abbiamo provato e abbiamo visto che comunque non ci dà molti risultati. Sponsorizzata dal 2 al 5% su tutto il catalogo e la media era del 4%. Check sulle prestazioni delle singole inserzioni ogni 30 giorni. Ok? Controllo costante dei parametri di DSR, importante, noi siamo passati subito. Lo era già un account con valutazione trimestrale, perciò avevamo meno problematiche.
Poi abbiamo smistato i corrieri, a seconda anche delle problematiche che avevamo più sud, nord, centro, cose del genere. Abbiamo cercato anche un po' di smistare questa cosa. Obiettivo di vendita dei nuovi prodotti inseriti non oltre i 30 giorni, continua ottimizzazione delle inserzioni vincenti. Questo è poco ma sicuro. Consolidamento del fatturato minimo 50.000, obiettivo di fatturato 100.000 mensili. Controllo mensile del DSR, controllatelo sempre. Al raggiungimento dei 100.000 inserimenti in organico di una nuova persona. Attenzione, dai 50 agli 80 sono entrate in organico 2 persone, perché non ce la facevamo più, ok? E poi tanto altro che alla fine, questa è una casistica che abbiamo visto, evidenzia come sia possibile far crescere anche un account consolidato in poco tempo. L'importante in questi casi è avere una strategia, avere un metodo. Questa slide non è cambiata rispetto a quella dell'altra volta, perché alla fine è importante. Qui siamo, ad esempio, con una slide del 29 aprile, estratta pochi giorni fa, ok? E abbiamo dei dati interessanti, però questo c'è qualcosa che non quadra, perché ultimi 7 giorni 14.000, oh, già no, è giusto. Ah sì, il conteggio era il 29 di aprile, che solamente il 29 di aprile abbiamo fatto 4.000 euro, ok? Questi risultati si sono ottenuti da gennaio 2023 a oggi. Ah no, non è giusto, gennaio 2024 sono gli ultimi che abbiamo visto. Con l'imprenditore si vede una volta alla settimana in Zoom, in call individuale registrabile della durata di 60 minuti. Ad ogni call ci occupiamo di analisi mercato nuovi prodotti. L'imprenditore ormai è in grado di fare un'analisi mercato, ok? E perciò decide cosa dover andare a inserire, poi lo vediamo insieme. Inserimento di nuovi prodotti, check delle inserzioni performanti e nuove della settimana scorsa, fondamentale. Analisi dei dati delle inserzioni non ancora vendute e andiamo a compiere delle azioni collettive. Perciò una settimana fa, 15 giorni fa, un mese fa abbiamo fatto le inserzioni, non hanno ancora convertito, decidiamo cosa fare. Risoluzione di eventuali problemi e formazione continua dell'imprenditore su tutti gli aspetti inerenti eBay e oltre. Ok? Questo case study riguarda un imprenditore che si vede dal 2006, non dal 2016, però bisogna vedere poi come ho usato l'account. E ha voluto fare sul serio dall'inizio, grazie al mio supporto nel programma Elite. Ma ora una piccola sorpresa, Elite è anche e-commerce, perché nel momento in cui un account, un imprenditore ha un e-commerce che ha delle potenzialità, noi ci andiamo a lavorare. E qua ci abbiamo lavorato da poco, sono un paio di mesi, e abbiamo un piccolo incremento del 472% nel primo trimestre rispetto al trimestre del 2023, ma piccolo, ok? Poca roba rispetto all'account che abbiamo su eBay i numeri, però qua è un e-commerce, perciò di conseguenza ci sono delle logiche completamente diverse. Qui abbiamo solamente fatto una cosa, abbiamo ottimizzato il motore di ricerca del sito, punto, non abbiamo fatto nient'altro. Il sito è un WooCommerce, ok? Non abbiamo fatto grandi cose, però già da quello che abbiamo fatto abbiamo ottenuto un 472% e quello che ora stiamo facendo, stiamo anche testando delle strategie delle Facebook ad sostanzialmente su determinati prodotti e abbiamo non dico che buoni risultati, ma stiamo cercando di capire anche quanto è il costo d'acquisizione, perciò Elite e eBay, ma poi si passa anche ad altre situazioni. Benissimo. A voi le domande, spero di avervi dato qualche nuova cosa interessante e vai. Bene, ok, ho parlato tanto, erano tante oggi, però ne valeva la pena perché è un case study interessante. Poi ne ho tanti altri, però questo per me è interessante perché è un settore molto agguerrito, perciò anche qui si possono fare dei numeri importanti, ok? Forse me lo sono perso, forse, ma non sto capendo se questi numeri sono stati realizzati soltanto migliorando l'inserzione di fotone oppure sono stati fatti in investimenti. No, no, che alza, che alza. Non c'è. Allora, non ce ne sono alze. C'è delle sponsorizzate che sono del 4%. Le ads sono un'altra cosa e non puoi fare delle ads rivolte a eBay. Non so, forse ti sei perso qualche pezzo. Ok? Per forza ci sono delle ads, è impossibile senza.
Vabbè, se lo dici tu. Ma ve l'ho detto. Ma ve l'ho detto, ragazzi. Volete che ve lo faccio rivedere? Ma sapete almeno leggere i dati? Ma allora ve lo faccio rivedere, perché molto probabilmente siete arrivati dopo, è impossibile avere questi numeri. Raffaele Ottico, sei sempre uguale, non sei cambiato. Condividi schermo intero. Andiamo a cercare, aspetta, vado a cercare prima una slide, perché non voglio fare perdere tempo a chi voleva fare delle domande, e vado a cercarvi la slide dove c'è proprio la percentuale. Allora, forse mi sono perso un pezzo, c'è stata una persona che ha detto forse mi sono perso un pezzo, ed è impossibile. Ok, è impossibile? Perfetto. Questo è un 4, ragazzi, siamo nel pannello di controllo delle sponsorizzate, inserzioni sponsorizzate standard, ok? E usiamo solo queste. Abbiamo un 4,28%, è impossibile, dove se andate a vedere nel settore automotive le percentuali arrivano fino al 12, al 12, al 18 in alcuni casi, 4,28%. Se vi siete persi qualche pezzo, qui c'è. Se per voi è impossibile, vuol dire che io sto dicendo una balla, e spero che continuate su questa strada. C'è Vittorio Cinti qui, che è una persona che la segue una volta al mese, e lui sa come vanno le sponsorizzate, lui nel settore automotive, lo sa benissimo come bisogna ragionare sulle sponsorizzate. Ok? Perciò analizzate il caso, vedete la situazione, poi se voi siete obbligati a sponsorizzare, è un problema vostro, ma si può fare di meno, assolutamente sì, però non è così, metto il 2 e vendo ugualmente, c'è un ragionamento dietro, ovvio, no? Ok. Non capisco quel 4 sulle ads cosa significa, che solo il 4 dei prodotti hanno sponsorizzato gli articoli. No, cioè allora non sai usare eBay, perdonami, te lo spiego meglio. Tu puoi decidere cosa sponsorizzare, ok? Hai 100 inserzioni, puoi sponsorizzarne 10. Di quelle 10, quant'è la percentuale che tu hai dato a eBay? eBay ti consiglierà per quelle 10 inserzioni, una a una, che devi dare una percentuale del 10% sul venduto. Ok? Bene, noi prendiamo invece tutto il catalogo e diciamo che non voglio sponsorizzare quanto eBay mi dice. Non voglio sponsorizzare quanto eBay mi dice, perché poi se andate dentro un'inserzione vi dice potresti sponsorizzare, parlo delle sponsorizzazioni standard, ok? Non avanzate che non le uso, né le esterne che non le uso. Benissimo, ti dice per vendere questo prodotto potresti andare a sponsorizzare, quant'è la percentuale? Il 13%. 14% di eBay più 13 fa il 27. Dove cazzo andate? Non ce la fate. O almeno a lungo termine, non credo. Bene, noi cosa facciamo solitamente? Cosa faccio fare io? Se mi dice un 10, mi dice un 15, col cavolo che ti do il 10 e il 15. Io ti do il 2, massimo il 4, ma non è che te lo do, che se non te lo do io non vendo. Io te lo do per aumentare dove io sto già vendendo, per rafforzare le inserzioni che già partono bene e ottengono dei risultati. O devo entrare in un mercato difficile, entro con le sponsorizzate e poi le sgancio man mano. Nella media, le sponsorizzate in un arco temporale che è andato dov'era? Dal 31/03, dal 31/3 al 31/12/2023 era del 4,28%. Spero di essermi spiegato e che sia chiaro. Ok? Margine netto utilizzato per questi prodotti, il margine è un margine che mantiene un'azienda e che fa costruire e fa addirittura assumere nuove persone. È un margine aziendale. Non è scemo l'imprenditore che va a farsi un margine basso. Nel tuo caso, Sabato Califano può essere il 12, può essere il 18, può essere il 30. Dipende dal settore merceologico. Certo, tra l'investimento che ha fatto con me, con l'aumento di fatturato, che fa? Si fa l'1% di margine, scemo? No, ovvio, il margine è quello giusto.
per mantenere un'azienda. Punto. Ok? Poi i margini possono cambiare, possono sicuramente, anzi cambiano da tipologia di settore merceologico. Margine dell'elettronica quant'è? Un cacchio. Margine sull'abbigliamento può essere anche il 100%. Ok? Parlo del settore fisico, ok? Nel negozio fisico. Dipende. Ok? Però questi sono ragionamenti che si fanno a tavolino. Bisogna veramente dire, ok, quando si partono con le sponsorizzate, bisogna fare questi calcoli. Perché le sponsorizzate non sono la risoluzione dei vostri problemi. La risoluzione dei vostri problemi è capire quello che state facendo e come dovete migliorare per ottenere dei risultati. Non ottieni risultati, accendi le sponsorizzate, è un bagno di sangue, anche perché poi non è detto che funzionano bene. È importante questa cosa. Cioè, è meglio usare una strategia e dire, ma se io non utilizzo le sponsorizzate, posso ottenere dei risultati? Io ti dico sì. Questi risultati possono essere buoni? Sì. Devo per forza usare le sponsorizzate? In alcuni casi, sì. Di quanto? Non quanto mi chiede eBay, perché so già che in organico io ottengo dei buoni risultati. Poi voglio dare quello che eBay mi dice, io posso anche farlo, ma perché so che otterrò il 100% di vendite. Ma se questo mi fa aumentare soltanto il 10% o del 50%, però poi i margini non riesco a sostenere, che cosa lo faccio a fare? Solo per incassare? Ma sto a casa, no? Meglio che sto a casa. Ok, vediamo altri Edoardi. Ok. 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 Vabbè, non commento io alcune cose perché non mi sembra corretto. Sto valutando l'idea di iscrivermi al suo corso, ma non so come fare a sapere qual è il più adatto al mio livello di competenza, visto che lavoro già da un po' su eBay. Parti dallo zero, visto che lavori già da un po' su eBay. Ti dico parti proprio dallo zero perché ne ho visti di cotti e di crudi di gente che dice che sa, sono tanti anni su eBay che io poi alla fine non so nemmeno cos'è la ricerca di una parola chiave, di una keyword, di andare a ottimizzare un template, ma non è quello che poi alla fine, raga, almeno una strategia ce la dovete sapere cos'è che devi fare quando una cosa non converte. Abbasso il prezzo, lascia perdere. Aumento sponsorizzato, non è quella la strategia. Ok? Se queste cose, per dire, oltre a quello non vai, ok, ti basta anche il corso base, per dirtelo, ok? Non è che non mi vai a genio, non è che non mi vada a genio, perché ti sei perso un pezzo, l'hai detto anche tu, sei arrivato e la prima cosa che hai detto è stata una cazzata. Ti sei reso conto che c'è stata una cazzata perché non avevi seguito, allora non parlare. È quello che ti dico. Perché poi devo intervenire e farti capire che stai sbagliando. Non ce l'ho, che non ce l'ho con te, assolutamente. Però quando uno arriva e non è possibile, cazzo stai dicendo? E allora io devo per forza intervenire. Non è che non ce l'ho con te, però la prossima volta controlla. Ok? Aspetta a vedere qua. Sabato. Ottimizzazione delle inserzioni vincenti, ma tu cosa dici sempre? Che le inserzioni che vanno bene non si devono toccare, ma intendi quindi per cosa intendi? Ok, perfetto. Quando le inserzioni che convertono non vanno bene, io so che quel modello funziona, ok? E se io devo partire con un'altra categoria identica, merceologica, ok? Posso creare qualcosa che già funziona. Nel momento in cui io ho delle inserzioni vincenti, io non tocco mai il titolo, non le chiudo, non tocco il template, ma posso fare delle modifiche per quanto riguarda le foto e verificare se qualche fotografia può aiutarmi a convertire. Chiaro? Prima A/B test titolo, poi A/B test foto. Prima vado a verificare le impressioni, che sono il titolo, e il click-through, che sono le foto. Aumento il click-through, perciò ottimizzazione delle fotografie,
mi fa vedere se posso aumentare il mio click-through. Ok, questo è. E su questo account il lavoro sulle foto è stato fatto, è stata una delle, come posso dire, sulla ciliegina sulla torta, perché effettivamente sull'automotive non è che si può far molto. Quelli sono i pezzi, cioè un carburatore, quello è, un filtro per la benzina della punto, quello è. Però effettivamente il problema grosso anche dell'automotive è che la maggior parte dei venditori automotivi crede di vendere a un altro automotive, in realtà vende un privato. Tanto che da quando eBay ha inserito il tuo garage, vale a dire che tu inserisci i dati della tua macchina e le ricerche verranno fatte solamente sulla base dei risultati che ci sono inerenti alla tua macchina, gli aumenti di fatturato sul settore automotive è aumentato al 100%. E cosa vuol dire questo? Che non è B2B, ma è B2C. E la gente non è esperta, non riesce a capire se quel filtro, se tu non gli dai delle indicazioni precise sulla fotografia, su altre cose, va bene per la sua macchina. Perché lui compra il filtro perché il meccanico gli ha detto guarda che c'è da cambiare il filtro. O devi fare il tagliando. Io compro il kit di uso e manutenzione del tagliando della macchina e sulla base della mia macchina, ma io non conosco, non so un cavolo, cioè non so nulla. Voi sapete la sigla della vostra macchina, sapete che se la vostra è una, io ho una CRV, ok? Io non so che io so soltanto che è il 2015, poi vai a vedere, ti informi, è la quinta serie, su e giù, però io metterò 2015, non vado oltre. Poi mi posso informare meglio una volta che ho dei dati e capire che cos'altro posso mettere per essere un po' più preciso. Chiaro? Perciò la fotografia in questo caso era parliamo con le persone, facciamoli capire le cose, evitiamo delle problematiche aiutandoli in descrizione, facciamoli vedere il libretto di circolazione per essere sicuri, telefonata dopo l'acquisto e tanto altro. Ok? Edoardo, ma qui si sta parlando con persone che non sanno nemmeno la differenza fra una sponsorizzata di eBay e un ads Facebook. E per il PTV si mette in dubbio quello che dici con dati concreti e tangibili. E vabbè, non è nemmeno giusto dirla così, non è nemmeno perché ognuno ha il suo punto di vista, io non posso permettere. Ok, quindi le foto si possono assolutamente sì, assolutamente sì. Titolo di scrivere no, altrimenti si perde rilevanza nell'algoritmo. Grazie mille. Assolutamente sì. Eh, attenzione però sabato che non è che tu devi andare, come si dice nel trading, in over ottimizzazione, ok? Perché potresti rischiare di andare a rompere qualcosa che invece sta funzionando. Mm? Questo lo si deve sempre valutare anche guardando un attimino i competitor se involontariamente o volontariamente hanno trovato qualcosa che sta funzionando. Ok? Non vuol dire copiare e fare brainstorming o reverse engineering su qualcosa, che non è detto che devi sempre farla. Ok? Attenzione, no, in questo caso noi, anzi, eh, sono gli altri che hanno iniziato a copiare noi. E questo è anche un altro problema che poi nasce nel momento in cui inizia a essere forte, che alla fine iniziano a copiarti sia titolo, descrizione e tutto quello che c'è da copiare. Vabbè, poi alla fine a me ne frega perché comunque le strade per poter distruggere la concorrenza c'è. Distruggere nel senso buono. Mm? La concorrenza si distrugge soltanto con abbassare il prezzo. Questo è il giusto termine da abbinare alla concorrenza, ma questa non è una logica per me valida. Non la usiamo con nessuno. Ok? Anzi, mi è capitato alcune volte che qualcuno si è presentato e ha detto Max, so che posso fare un buon lavoro con te perché hai i prezzi più bassi. Io, la mia risposta è stata ma tu non avrai prezzi più bassi, avrai più margine visto che hai prezzi più bassi, perché noi saremo in linea con il mercato. Chiaro, questo è importante. Uh, Edoardo,
così lo spiego, perché qui sindacate senza conoscere e mi infastidisce non poco. Ho scritto ads perché sponsorizzate non mi metterà più il messaggio. Ok, va bene, nessun problema. Tranquilli ragazzi, non succede nulla. Bene, perciò come vedete qui si possono fare dei numeri, ok? Ci sono sempre delle categorie merceologiche che possono ottenere dei risultati in crescita, perciò l'analisi preliminare del mercato è fondamentale, perché anche per me, io non posso dire arriva Limitless e mi dice facciamo il 100% come l'abbiamo fatto, come ho visto che l'hai fatto, in base al settore merceologico, io posso dire sì, si potrà fare, no, si può fare il 40 e lui mi dirà, a me il 40 sta già benissimo, perché qui è una crescita del 1000%, cioè 20.000, no, vabbè, sono 2, 4, vabbè, sono numeri importanti se non me ne fare i calcoli. No, assolutamente no. Io ho provato in tutti i modi di utilizzarla e ti posso dire che l'unica cosa che puoi fare con ChatGPT è andarti a fare una descrizione più veloce. Gli dai dei prompt già pronti per ottimizzare la descrizione, ma il titolo non assolutamente utilizzare ChatGPT perché non ne capisci un cazzo. Fino adesso. Adesso io sto cercando anche di capire se posso creare un programma in automatico che va a prendere le API di eBay e costruire un tool che possa aiutarmi nella costruzione del titolo in maniera più veloce, ma secondo le mie regole, che sono quelle che funzionano. Perché quelli che vedi che utilizza ChatGPT è proprio così, non c'ha nulla a che fare con la vera ottimizzazione dei titoli. Assolutamente no. Okay. Descrizione sì, descrizione ben volentieri, anzi ci dà una grande mano, velocizza il processo di descrizione. L'importante è che siano sempre, quando utilizzi per la descrizione, che vai sempre a utilizzare un prompt che indichi a ChatGPT che vuoi H1, H2, alta immagine, schema orche, se no ciao, va un po' alla cactus. Ci ho provato, non mi è piaciuto, ci ho provato un bel po' di volte, ho cercato anche di istruirlo, dandogli dei prompt un po' più corretti, non ci arriva proprio. No, perché ragazzi bisogna lavorare con le API per fare una cosa simile e il collegamento ChatGPT non c'è, ok? Perciò bisogna, la sto studiando, sto vedendo se si può creare un software, adesso ho contattato anche un po' di persone per creare un tool per l'ottimizzazione dei titoli, perché comunque se questo mi può agevolare le tempistiche, ma secondo dei parametri che io dico, devi fare questo ChatGPT, se no stai fermo, ok? Mi aiuterebbe tantissimo, aiuterebbe anche tutti gli imprenditori che utilizzano i miei corsi a creare un titolo in 2 secondi, invece che mezz'ora o 20 minuti, perché comunque la creazione del titolo è una parte fondamentale e alcune volte se ne va via un bel po' di tempo. Già descrizione, diciamo che bisogna fare attenzione comunque, ok? Crearsi dei prompt iniziali in base alla tipologia di prodotto e poi lanciarli ogni volta che c'hai un prodotto davanti. Sì, ok. Perché arricchisce, ma per il titolo concordo, è sempre fatto a mano. Sì, c'è stato un ragazzo tempo fa che mi aveva detto, ma un po' di tempo fa, quando uscì ChatGPT proprio, no, proprio, non conosci ChatGPT? Dice, cazzo, ChatGPT, così proprio così. Poi mi sono informato, e è molto rude, nel senso che è molto bambino su questa cosa, no? Nel senso che non fa una vera analisi delle esigenze di mercato, prima di tutto perché non è in tempo reale e ha dei dati vecchi. Secondo, i dati in tempo reale cambiano in continuazione su eBay per quanto riguarda la creazione di un titolo, non sono mai gli stessi e perciò già questa cosa dice io se ho qualcosa di buono ce l'ho vecchio e quel qualcosa di buono è molto, come ho detto, bambino, cioè proprio vendo, mi metti la parola vendo nella creazione di un titolo o fantastico, che cazzo mai cercherà fantastico?
Nessuno. Ok? Poi l'ottimizzazione dei titoli, secondo me, per come la vedo io, è l'arte, il mestiere, perché con quella tu puoi vendere tutto, l'ottimizzazione dei titoli. Oltre a tutto il resto che dovresti fare. Però quello è, lavora bene su quello, il resto viene in cascata. Lavora male su quello, anche se sponsorizzi, ciao, grazie, arrivederci. Non va da nessuna parte. Ok? Va bene, dai, ci siamo divertiti. Fondamentale, importante, strategia ci deve essere sempre. E degli obiettivi condivisi, che possono essere nel vostro interno aziendale, o prendete un post-it e vi condividete con voi stessi un obiettivo, che deve essere un obiettivo raggiungibile, che verrà realizzato grazie a delle azioni. Queste azioni devono essere buttate su carta. Cosa devo fare per ottenere quei soldi, quell'obiettivo? Devo imparare a lavorare bene su eBay. Cosa devo fare per lavorare bene su eBay? Devo aumentare le vendite. Come faccio a aumentare le vendite? E là nasce il problema. Devo fare delle cose. Analizzare il mercato, vedere i competitor, capire come costruire una buona inserzione, analizzare i dati delle inserzioni che ho creato, come leggere i dati, fare un bilancio aziendale, come sta andando, come non sta andando, quanto sto dando eBay, lo so o non lo so, o me lo dice il commercialista quando sono già passati 6 mesi. No, controllo, verifico, ok? Mi raccomando. Ma in generale, come avete visto qui, abbiamo parlato anche di e-commerce, si parla di WooCommerce, e che anche qui il ragionamento è stato fatto. Cos'è che dobbiamo fare per aumentare il traffico? Abbiamo fatto proprio un brainstorming, in 3 eravamo, il tecnico del sito, l'imprenditore e io, e ci siamo posti la domanda: se io arrivo qui e devo cercare qualcosa, ce la faccio? Io che sono un utente che ha un'Honda CR-V, devo cercare un pezzo di ricambio della mia macchina, entro sul sito, ci capisco qualcosa? No. E allora a quel punto abbiamo detto, forse c'è qualcosa da ottimizzare per quanto riguarda il motore di ricerca. Abbiamo fatto un tentativo, abbiamo fatto una versione beta del sito con questo nuovo motore di ricerca. No, in realtà non l'abbiamo fatto, siamo andati direttamente online. Siamo andati direttamente online, abbiamo fatto alcune modifiche e subito ci sono visti i risultati. Meno chiamate, più acquisti diretti, che comunque ricordatevi, se arrivano domande o troppe chiamate e le chiamate che arrivano sono inerenti a qualcosa che c'è scritto, vuol dire che c'è un problema comunicativo con la vostra inserzione che non è chiaro, perciò vi state perdendo anche fatturato e traffico. Ok, sono le 15, io tra un po' devo andare, rispondo ad Andrea che sembra come se ci abbia... No, niente. Senza offesa Andrea, non so se conoscete Nino D'Angelo, da lontano sembrava che avesse l'avatar di Nino D'Angelo. Vabbè. Andrea, ciao, grazie alle risorse eBay ottobre 2015, ok, sono riuscito a gestire bene le mie inserzioni su eBay. Purtroppo non mi è stata fatta una revisione successiva e adesso molti campi non si riescono più a Sinceramente Andrea non ho capito cosa mi stai chiedendo. Grazie alle risorse eBay ottobre 2015. E che sta roba? Non lo so. Sono riuscito a gestire bene le mie inserzioni su eBay. Ok. Purtroppo non è mai stata fatta una revisione successiva. Adesso molti campi non si riescono più a gestire, credo. Gestive. Intanto ti dico che se si sono ferme dal 2015, ciao. Mai toccate, revisionate o abbattute, ciao. Vabbè, comunque, no, sinceramente no. Anche perché io lavoro a mano. Se diciamo di modifica di massa, non lo so. Ci sono strumenti, software, ce ne sono, Garage Sale, ce n'è, però non è un problema che
Allora io mi occupo di aumentare le vendite, fondamentalmente. Se tu mi dici ho un problema col il tuo DSR, io non posso aiutarti. So come fare, ma non posso aiutarti perché la mia strategia è più aumentare le vendite. Ok? Se hai un problema col CSV caricare, io non ne so nulla perché non mi interessa e non è il mio, vedi, cambio change, no? Non mi interessa, non è il mio, come posso dire, non me la vado a studiare questa cosa perché non è quello che mi farà aumentare il fatturato. Anche, facciamo un esempio, faccio tanto per far capire il ragionamento. Però Max, se non usi scambio file, non riesci a inserire tanti prodotti. Sì, ma io ti dico, prima di inserirli, devi sapere come inserirli. E no, più ne inserisco e meglio fattura. Allora non andiamo d'accordo. Non è questo il ragionamento. Chiaro? Perciò non lo studio il sistema, proprio perché a monte ci deve essere colui il quale vuole utilizzare questo sistema, deve utilizzarlo con i giusti criteri, se no il sistema lancia la cavolo e speriamo che qualcosa succeda. Poi non vuoi far nulla, non ce l'ho con te Andrea, non vuoi far nulla, schiaccia il pulsante e su 500.000 articoli qualcosa venderò, va bene, ok, non durerà molto, questo è il mio punto di vista. Ok, no, non conosco, cioè lo conosco ma non, ad esempio anche eBay Mag l'ho visto, sì, qualcuno lo usa, ma poi quando mi dici ma no, assolutamente no, perché preferisco andare in maniera diretta sull'estero che non tramite quegli strumenti che non riesco a controllare. Ok? Preferisco prendere 5, li butto in Germania, vado direttamente in Germania, non in modo passivo ma attivo, e vedo cosa succede. E man mano aumento il fatturato, un po' alla volta. Pubblico con web interpreter o altre cose, no. Lo voglio fare? Va bene, ok, fallo. Non è che dico di no, non lo facciamo. Fallo, però io mi tiro indietro. Però guarda, ha avuto un aumento, ci credo che ha avuto un aumento, è normale. Però guarda quanto spendi, punto prima. Punto primo, e altra cosa, occhio alle traduzioni che in alcuni casi determinati prodotti non possono avere determinate nazioni, perciò fai attenzione. Però questo, vabbè, solite problematiche. Ok, va bene, tutto chiaro, tutto tranquillo, tutto a posto. Perciò siamo passati da 20.000 a 85.000 al picco massimo che abbiamo avuto, che è stato a maggio? No, maggio ancora deve arrivare. Era, non mi ricordo, era quando era stato il picco massimo. Il nuovo record è stato, non me lo ricordo, mi è sparito, eccolo qua, doveva essere qui. Nuovo record 89.000, perciò la slide doveva essere aggiornata da 20.000, no, non è giusto, è 365 giorni, se no sarebbero di più. Però vabbè, diciamo che il nuovo record è stato 89.000. Penso che possa andare bene, no? Ok, ci vediamo la prossima settimana, però passiamo di nuovo al mercoledì, perché questa volta c'era la festività e tutto. Ripassiamo al mercoledì e fatemi sapere se avete domande, dubbi e cose del genere. Se qualcuno vuole sapere di più per quanto riguarda il programma Elite o comunque i corsi formativi, c'è un numero di telefono qua sotto, si può informare. Va bene. Ok, vi auguro un buon proseguimento. Ci vediamo la settimana prossima. Va bene? Un abbraccio e ciao ragazzi. Fate i bravi, sempre.